momento in cui le prime decorazioni compaiono per le strade è perché dicembre è arrivato e l'angelo del Natale inizia a farsi sentire nei nostri cuori. Potrebbe non essere lo stesso per tutti, ma per molti è una grande emozione. Ed è per questo che si dice che un angelo arrivi a Natale. Questo è un momento da condividere con i nostri cari e amici. E questo ci aiuta a dimenticare il dolore che tanti paesi in tutto il mondo stanno vivendo. Onorate la vita che vi è stata donata, perché non dipende solo da chi ha deciso di mettervi al mondo, dipende anche da Dio che ci ha dato questa opportunità di fare cose qui su questa terra. Aprite i vostri cuori, aprite la porta affinché possa entrare l'amore, la compassione. Per ognuno di noi arriva un momento in cui ci sentiamo confusi, soprattutto quando abbiamo già vissuto una buona parte della nostra esistenza e questo è normale. Questo significa che è ora di andare avanti. I capitoli della vita si stanno chiudendo. E sì, questo fa paura, ma dobbiamo continuare a lottare. La vita, se vissuta con uno scopo, qualunque esso sia, che ti faccia alzare ogni giorno, è importante. Ricordate una mente impegnata in qualcosa che non è solo economicamente produttiva, ma anche utile agli altri, è una benedizione. Non siate così duri con voi stessi. Abbandonate quel modo rigido di fare le cose. Liberatevi dal peso che vi ha sempre caratterizzato, perché è giunto il momento di cambiare, di migliorare chi siete diventati. Cercate quel bambino interiore di cui tutti parlano, quel giovane spensierato che eravate un tempo. Non aspettate che la malattia vi colpisca per cambiare. Prima che finisca l'anno vi darò un messaggio dagli esseri spirituali perché ci dicono che le cose stanno migliorando, ma in realtà le guerre continuano a distruggere persone, animali e la natura. Sappiamo che queste guerre vengono alimentate perché questo muove l'economia dei paesi dotati di eserciti. Ciò che è accaduto a Sydney dovrebbe farci riflettere. Pensate che gli ebrei dovrebbero continuare a celebrare le loro festività in pubblico o all'aperto? Ciò che è accaduto con la guerra tra Israele e Palestina dovrebbe fargli capire che è accaduto qualcosa di disgustoso agli occhi di Dio e per tanti di noi che non hanno nulla a che fare con quanto accaduto. Le persone sono arrabbiate perché non possono più tollerare l'abuso di potere in questi tempi. E ciò che vogliamo è più rispetto per la vita. La diplomazia esiste tra i paesi e noi vogliamo vederla, non solo nei discorsi televisivi o nelle dimostrazioni pubbliche. E come si dice, vogliamo fatti, non parole. Vogliamo giustizia per tutto quello che è successo. E con queste parole vi ringrazio per continuare ad ascoltare il mio canale. Avrò sempre argomenti che vi faranno riflettere. Voglio augurare a tutti coloro che seguono il mio canale buone feste. Prendetevi cura di voi stessi e amatevi e rispettatevi a vicenda. Vi ringrazio ancora di ascoltare il mio canale. Alla prossima!